Non fanno che parlarne tutti adesso. Alla liberazione dell'ennesimo ostaggio è saltata fuori di nuovo la storia del rapimento a Raqqa. Nuove accuse o speranze. Le solite rivelazioni contrastanti. Sono anni che seguo il caso. Non è così che verrà fuori la verità su un uomo scomodo come lui. C'è una notizia sulla sua morte ogni volta che cambiano gli equilibri. La parata della vittoria, nella stessa piazza dove sfilò il tracotante testacoda dell'ISIS. I balli dove per 3 anni e 9 mesi la musica era stata bandita. Tanto è durato il califfato a Raqqa. Morire uccisi da una donna, credevano le sue squadracce, non porta in paradiso. Ora a Piazza Paradiso, dove l'ISIS eseguiva le sue condanne a morte, le combattenti mettono le bandiere dei curdi. Tra queste macerie da domani si cominceranno a cercare le tracce delle migliaia di yazide portate a Raqqa in schiavitù, degli ostaggi mai più tornati come il nostro padre dall'olio. Il dolore delle donne ancora nascosto sotto i veli, i traumi indelebili dei bimbi resteranno a lungo anche quando i segni del suo passaggio saranno rimossi. Sono i curdi siriani che con le milizie arabe e l'appoggio americano hanno sconfitto l'ISIS a Raqqa, portando dentro una Siria arabo-sunnita tensioni e rischi di settarismo che l'ascesa dell'ISIS favorirono. Ma oggi è il giorno della vittoria e nessuno a Raqqa sembra volervi rinunciare. Un appello in arabo e 5 milioni di dollari per ritrovare padre Dall'Oglio, scomparso in Siria 6 anni fa. Gli Stati Uniti promettono una ricompensa a chiunque fornisca informazioni sulla sorte del gesuita romano rapito a Raqqa nel luglio 2013. 17 ottobre 2017, liberazione di Raqqa. Pochi giorni dopo, un jihadista marocchino dell'ISIS conferma la notizia dell'uccisione avvenuta nel 2013. 2015, la smentita del jihadista siriano e la strana storia del video. Tra le due date, un testimone oculare dell'esecuzione. Padre Dall'Oglio viene dato per morto in una faida interna. Il governo siriano offre invano del denaro per ricevere gli abiti del monaco. Washington ha forse motivo di credere che sia ancora vivo e possa essere rilasciato. Oh sì, buongiorno, sono Stella Magris, giornalista investigativa. Ci siamo conosciuti la settimana scorsa alla Sapienza, si ricorda? Sì, la sto chiamando per l'intervista di cui mi parlava.
Ah, in pellicola. E quando c'è l'esperto che se ne occupa? Va bene? Sì, va bene, allora ci vediamo domani. D'accordo, grazie mille, grazie. «1989. Dottorato all'Università Pontificia sul tema About Hope in Islam, sulla speranza nell'Islam. 2 dottorati onorari internazionali in 10 anni. Prima l'accordo col governo siriano. Gli chiedono di tenere un basso profilo. Nel 2011 viene espulso dalla Siria dopo l'ennesimo articolo scomodo. Nel 2013 il rapimento, la probabile morte per mano dei miliziani. Dato per morto senza prove, ma con notevoli retroscena, come le famose esecuzioni segrete degli uomini illustri della storia dell'umanità. Posso finalmente vedere le immagini della pellicola, ascoltare la sua ultima intervista, ma non mi è dato indagarne la provenienza. Chi poteva avere interesse a girare un documentario in quel monastero? In pellicola. Perché sembra una citazione di quello di San Saba in Palestina, l'antica Laura di San Saba vicino Betlemme, che guarda il Mar Morto, anche quella. Quella è una specie così di clausura che cerca di significare uno spazio di intimità, non è... Qui c'è un problema in questi nostri monasteri in Oriente c'è sempre il problema di una clausura che è anche un fatto apparentemente almeno difensivo. Sicuramente storicamente c'è stato anche questo fatto che Sabah al-Khair Boutros c'è stata la necessità di difendersi dalle razzie, essendo delle persone indifese, nel senso che non ci sono le armi, e quindi i muri servono contro le razzie. Quello è simbolico perché non è abbastanza imponente. E attento, c'è un gradino dietro. Per noi si tratta di trasformare simbolicamente questi muri semplicemente nella necessità di costruire nell'animo e nelle nostre comunità dei
una clausura di saggezza che permette di non essere esposti alle razzie delle passioni, alla razzia dell'ultima idea che viene in mente, alla razzia dell'anarchia, dell'istinto, e riuscire a perseguire un progetto di fedeltà di lungo corso. E allora qualche volta si viene quest'idea della rocca, della rocca, ma una rocca della pace, una rocca della fraternità, dell'ospitalità. Quindi per difendere i valori qualche volta si è costretti ad erigere dei poveri muri, ma che sono solo un simbolo, oggi molto povero, però vorrebbe essere il simbolo invece di un muro spirituale invincibile, con la grazia di Dio. È un'altra citazione, un'altra continuazione. Qui siamo piuttosto nell'ambito degli impianti monastici eremitici in grotta. Questa chiusura così la troviamo in tante realtà di vita monastica in grotta, che poi corrisponde anche, se vuoi, a Matera, insomma, intorno al Mediterraneo è molto diffusa la colonia umana in grotta così fino a epoche recenti, e Sabalcheria. E questa allora qui è completamente esposta alla relazione di buon vicinato invece, perché non è che sei protetto da nient'altro che dall'amicizia con i tuoi vicini, pastori o beduini o nomadi che siano. Quindi queste nostre abitazioni qui sono proprio nella logica dell'esporsi all'unica protezione valida, il buon vicinato. Lievati, ที่ Lievati, มา Malakuta. ลาคู Lievati, Malakuta.
ولتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. Dicendo che pregare davanti alla cinepresa può essere semplicemente una rappresentazione. Siccome noi rappresentiamo la nostra vita, è una rappresentazione sincera, ma c'è di più. Il fatto che siamo qui riuniti in un ambiente pieno di preghiere plurisecolari, 1500 anni di preghiera, e il fatto che lo Spirito Santo già tiene conto delle centinaia di migliaia di persone che poi parteciperanno attraverso il cinema a questo momento di preghiera. Questo procura quell'effetto di accelerazione esistenziale che è il cinema stesso, sicché nel quale se i cuori ci sono, se le anime ci sono, se il Dio non è né assente né estraneo, e lo Spirito Santo non è né assente né estraneo, è con le preghiere che ci hanno preceduto, è con i cuori di tutti coloro che vedono in questo istante ed è con noi, piccolo gruppo di uomini e donne consacrati alla preghiera, che ci facciamo carico spiritualmente di questo passato e di questo testimone da consegnare a chi guarda, perché possa avere un istante di spiritualità intimo, intenso ed autentico, anche se solo attraverso la cinepresa e il cinema. E noi ti rendiamo lode e grazie, oh Dio, ونسبحك ونمدحك اللهم كل حين وإلى أبد الآبدين. آمين. Poi dopo noi siamo cristiani e viviamo l'Eucaristia e viviamo la celebrazione della Messa in un modo molto semplificato, che permette a tutti di partecipare con il loro proprio bagaglio spirituale, psicologico, culturale a questo evento che nella sua perifericità, nella sua particolarità culturale e religiosa, però riesce in qualche modo a parlare con tutti. Mi ricordo dell'Estremo Oriente, da essere un giapponese, che mi ha detto: io non ho mai visto niente, mai conosciuto niente del cristianesimo, però questo vostro offrire pane e vino mi parla infinitamente. C'è qualcosa, no? Se
umilmente stiamo al nostro posto, l'universale irrompe. اهتفوا للرب يا جميع الأرض ادخلوا إلى أمامه بالتراني يوسف الصوت اهتفوا للرب يا جميع الأرض ادخلوا إلى أمامه بالتراني ترنم شفتايا إذ أشيد لك على العود ولساني يغوث بعدك النهار كله اهتفوا للرب يا جميع E non possiamo cogliere la verità dell'incarnazione, della morte e resurrezione del nostro Salvatore in una polemica con le religioni, con il mondo, con la galassia spirituale, ma invece come spaesati testimoni di un'autenticità che ci sorprende ogni giorno, questa di Gesù di Nazaret, perché è proprio personale, non diventa teorie filosofiche da sbattere in faccia agli altri. E allora diventiamo compagni di cammino, compagni di sentiero. Passi prima avanti un po' tu, io ti vengo dietro, poi io passo avanti, mi vieni un po' tu dietro. Poi quando il sentiero si allarga camminiamo accanto uno all'altro e chiacchieriamo. Poi forse cominceremo ad arrampicare, tu mi tiri, io ti tiro. E è così che penso la relazione tra testimonianza evangelica e dialogo interreligioso, intertradizionale. ما جدواه قلب الخافي فاسكب من روحك كي تلقى روحي فيك الحب الصادق أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أتهلل يوم تناديني أنت القدوس وتهديني أرتاب فافك ترويني فيض من روحك يحييني فيض من روحك يحييني. Dal punto di vista ecclesiale la comunità monastica di Marmosa si pone per un verso in controtendenza rispetto alla tendenza negli anni, nel 2000, diciamo, quella che alcuni chiamano la deriva settaria della Chiesa Cattolica, cioè il riflesso autoprotettivo, tradizionalista, autoconservativo, di rifiuto dell'innovazione, di ritorno alla messa in latino, eccetera, eccetera. In controtendenza, noi siamo fratelli e sorelle assieme, ma il Vaticano ce lo permette. Noi usciamo dall'idea dell'uniformismo latino verso il pluralismo delle chiese orientali, ma la Chiesa Cattolica è d'accordo. Noi siamo organizzati in modo paritario nelle responsabilità comunitarie fra fratelli e sorelle, non contro il parere della Chiesa. Noi non viviamo un tradizionalismo monastico archeologico e viviamo in questa grande apertura di condivisione con gli ospiti e la Chiesa è d'accordo. Non ci fissiamo sulle regole liturgiche in modo ossessivo e viviamo una vasta libertà di sperimentazione liturgica e la Chiesa con qualche preoccupazione ci incoraggia. E quindi direi che se per un verso siamo in controtendenza,
forse rappresentiamo anche un trend. Nel frattempo questa comunità cresce, ha un impatto sui media internazionale molto forte, quindi per un verso c'ha un ruolo di presentare la Siria come questo laboratorio di armonia interreligiosa e interculturale molto fertile, quindi la Siria come modello, speriamo non diventi un'eccezione, e nello stesso tempo naturalmente provoca dei punti interrogativi importanti all'interno della compagine politica locale e dei diversi cerchi di creazione di consenso. Noi crediamo di poterci identificare nel consenso più largo, cioè quello dove il desiderio di una maturazione democratica, di sviluppo sostenibile, di rispetto dell'ambiente, di valorizzazione dei carismi, diciamo, naturali, culturali e spirituali della Siria, richiede che si avanzi con una progressione graduale, senza violenza. La nostra presa di posizione per la non violenza è spirituale, ideologica, strategica e tattica, quindi è una non violenza a tutto. جميل دخني وعلي المسؤولية الموت علي أنا بقوم بالإنجاز عليك الدفن علي كل شيء كل على الموت لحالي ايه في حالة ياخذ على الثاني شيء فقال لهم إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم وأما من البدء فلم يكن هكذا حقا الأمن والسلام لجميعكم وروحك أيها الرب الإله يا من قدرته بقدرته كلل السماء بالنيرات المضيئة وكلل الأرض بالنباتات ذات الأثمار الشهية وأحاطها بالبحر مثل إكليل مجيد فأنت أيها السيد الصالح والرب الرحيم أبسط يمينك المملوءة مراحم وبارك هذين الإكليلين الهامتين اللتين تتكللان بهما
Il monastero di San Mosè, l'Abissino o l'Etiope, a 15 km ad est di Nebek, cittadina tra l'Antilibano e la terza catena da nord a sud, parallela a Libano, Antilibano e fino alla catena di Palmira, 85 km a nord di Damasco. Questo monastero si trova in una valle che è stata utilizzata fin d'epoca preistorica da pastori e cacciatori neolitici. Nel secondo secolo d.C. probabilmente le evidenze archeologiche mostrerebbero che c'è stata una piccola fortezza romana, palmirena, comunque di controllo di quella via così importante che da nord a sud percorre la valle ad est del monastero. È solo nel VI secolo che i monaci formeranno una laura, quindi percorreranno il sentiero della valle, si stabiliranno nelle grotte e trasformeranno molte delle grotte in cisterne per l'acqua piovana, costituendo un monastero di rito siriaco. Questo monastero sarà in grado in epoca musulmana di svilupparsi, di fiorire. Nell'XI secolo viene costruita la chiesa o restaurata la chiesa attuale, ci sono iscrizioni in greco, in siriaco e in arabo, a testimonianza di una chiesa cosciente d'essere ereditaria di tutte queste tradizioni medio orientali. Gli affreschi sono dell'XI e del XIII secolo. Nel XV secolo c'è un restauro importante del monastero e forse da questo momento che comincerà a chiamarsi Mosè l'Etiope, Mosè l'Abissino, e si parlerà di questo monaco eremita e martire nella valle del monastero. Il monastero è stato abbandonato nella seconda metà del XVIII secolo e dal 1831 è registrato come bene della Chiesa siro-cattolica. Questo a causa del passaggio della popolazione locale dalla Chiesa siro-ortodossa alla Chiesa siro-cattolica. È il motivo per cui poi di fatto oggi dipende la comunità monastica, dipende dal vescovo siro-cattolico di Homs, Hama e Nebek, che è il nostro pastore nella Chiesa, e attraverso questa gerarchia orientale cattolica partecipa della sola comunione universale cattolica e di grandi amicizia anche con la parte ortodossa, e abbiamo anche amici protestanti, quindi c'è un afflato ecumenico nella nostra comunità. Oggi siamo un piccolo numero, una decina di fratelli e sorelle dedicati al servizio dell'armonia islamo-cristiana. Il monastero si organizza sui ritmi esistenziali della popolazione siriana, non pretende di introdurre la gente in un ideale monastico di notte, di veglia. Chi può prendere dei giorni di silenzio sulla montagna, allora ritroverà i tempi di silenzio notturni e di meditazione notturna, altrimenti al mattino verso le 6 ci si sveglia, alle 7:30 dopo un po' di lavori di casa, il formaggio, eccetera. Insomma, alle 7:30 si vorrebbe offrire una preghiera in arabo per tutti gli ospiti
arabofoni della comunità, e verso le 9, 9 e mezzo, dopo anche una conferenza spesso di catechesi in arabo, c'è la prima colazione, poi la giornata di lavoro. Come gli impiegati siriani, insomma, è solo verso le 2 e mezzo che c'è il pranzo. Poi questo pranzo simpatico che comincia con un momento intenso di preghiera, brevissimo, che però ha il suo peso nello stacco della giornata, e questo pranzo di condivisione molto semplice in cui tutti poi partecipano ai lavori di casa. Ma non è un... Adesso credo che stiano dormendo dentro, possiamo dargli il buongiorno. We will film only the rock. Stay sleeping. Quindi queste abbiamo ricostruito noi, ma c'erano resti che indicavano bene il fatto che ci fossero delle costruzioni del genere precedenti, quindi abbiamo semplicemente ripreso questa idea delle grotte perché avevamo bisogno di spazi, queste ce li hanno offerti. Sta lì? Fa il morto tu, Nasi. نزل الشريطة وإذا بدك تروح روح، أنا ماني رايح. سلم على الشباب، سلم على الشباب، سلم على الشباب.
تصورك يعني أركب الحين قطعة تصورك قطعة على رقم برا سلو ناول هك عليكم كلكم على كلكم الله يقويكم. حارة ثانية. الله يقويكم. تعال هون تعال هون. أنا أعطيه المصور. تعال. عايز أقول لك شوي شو تسوي. اقعد هون بس مرحبا يا جماعة، مرحبا بالميش. ليش صار عمرك؟ أربعة والنعم، العمر كله أربعة، بس صباطك حلو، بس حطيت اليسار على اليمنى واليمنى على اليسار. أيوة إيه ها؟ هلا زبطت. مرحبا. هذا جوزيه. مرحبا جوزيه. شعر تطلع بأخوك مشين. مرحبا. أهلين. لا هيك. سلمي على سلمني. مرحبا أبوي. كيفك؟ تمام الحمد لله. هلا ريتا هلا. مين في عنا امبارح؟ بليز have your breakfast please please. We're on our way. Questo si aggiunge il numero dei visitatori che desiderano prendere un tempo spirituale con noi, che può essere di alcuni giorni, qualche volta di più. Poi esistono i gruppi che vengono per una sola notte o per gli esercizi spirituali alcuni giorni. Poi esistono i turisti che vengono per poche ore o per una sola notte, e poi i visitatori della regione che vengono sì, anche loro per un tempo limitato, ma che vengono in gran numero. Questo ha un grande significato per noi, questo accogliere la popolazione locale che viene per un tempo, che è di svago, ma anche che ha una valenza spirituale molto intima e molto arcaica, molto radicata. E tutto questo, quando si somma, diventa 50.000 presenze all'anno. Insomma, le pietraie, i sentieri della nostra montagna certamente propongono ai giovani un itinerario di essenzialità e di rigore e un ascesi della volontà. Un affrontare in un modo meno viziato e vezzeggiato i moti dello spirito, un po' più di schiettezza, un po' più di, forse gli antichi avrebbero anche detto di virilità, un po' più di rigore. E io vedo che molti ragazzi vengono a chiedere proprio questo ai muri del monastero, ecco,
di apprendere le condizioni di una maturazione che nel suo essere sofferta è giusta. Poi io vorrei che nel monastero, dopo aver provato a fare il nostro dovere, possiamo restare poveri e accattoni della tenerezza altrui, del loro non scandalizzarsi, dei nostri limiti. فورا ما بدك ولا جلست قولي كلام حطيه وخليه بصعود فرصة عليك حطي صحن ظهر لا Cosa facciamo? Vedi, il monastero è una specie di teatro del silenzio nel deserto, un palcoscenico del silenzio. Però poi questo attira un pubblico. E mi pare che noi possiamo sperimentare assieme nel nostro deserto, quasi in laboratorio, questo esplodere della ricchezza creativa e comunicativa divina. tanto bene anche totale فورا ما بدك ولا جلست قولي كلام حطيه وخليه بصعود فرصة عليك حطي صحن ظهر Cosa facciamo? Io portavo dentro di me, a livello di trippe, un bisogno di autenticità e cercavo un teatro per esprimere la radicalità alla quale volevo aspirare, volevo tendere. Radicalità d'Evangelo, ma anche radicalità di esperienza umana e occasione di creare un luogo di incontro islamo-cristiano che non fosse le chiacchiere retoriche degli incontri internazionali. Per questo dico che mi è cascato addosso il monastero, perché
non posso dire di averlo scelto, è stato un incontro nel quale in quei 10 giorni di preghiera del 1982 sorgono queste 3 priorità: questo assoluto di vita spirituale radicato nell'esperienza spirituale orientale, cristiana e musulmana sufi, ma non in un senso tecnico, in un senso abbastanza largo, e poi la manualità, il lavoro manuale, ridare al corpo il suo peso, il mio ce n'è abbastanza, e ritrovare il gusto delle materie prime. Sono parole così semplici e innovative da far sembrare un monaco più destabilizzante di un rivoluzionario. Paolo, chi sapeva della tua presenza a Raqqa quel giorno? I was born in Rome, 1954, in the East by 1977 as a Jesuit, in Syria by 1980, and in an old monastery in the mountains by 1982 until a few weeks ago. I was kicked out of Syria because I've been working for interreligious harmony building, for freedom of conscience and opinion, and have spoken out clearly in defense of the right of people to ask for democracy and freedom. Ecco un intellettuale attivista, un dialogatore. Parlava e scriveva in tutte le lingue necessarie a farsi ascoltare. السلطات بل إرادة شعبية تبحث عن مستقبل روحي مشترك. Lo ha fatto per anni senza paura, fino a fondersi egli stesso col messaggio che portava al mondo. Si procede con cautela nella vicenda di Padre Dall'Oglio. Si stanno verificando le notizie circolate in questi giorni. La Farnesina ha affermato che il religioso al momento è irreperibile. Il ministro degli esteri Bonino ha reso noto che sono stati attivati tutti gli strumenti di intelligence ed ha anche ricordato il giornalista della Stampa Domenico Quirico, rapito nei mesi scorsi in Siria, per il quale non ci sono novità. Sul sequestro di Padre Paolo e Giallo, di ieri la notizia diffusa dall'ANSA della smentita del suo rapimento da parte di alcuni attivisti siriani che lo avrebbero accompagnato dalla vicina Turchia in Siria. Il gesuita starebbe mediando per ottenere il rilascio di una troupe televisiva rapita nei giorni scorsi ad Aleppo. Le stesse fonti parlano di un appuntamento che Dall'Oglio avrebbe fissato con il capo di un gruppo jihadista. C'è da capire se il suo silenzio sia legato alla buona riuscita dell'operazione oppure se lo stesso religioso sia trattenuto in qualche modo. C'è una notizia sulla sua morte ogni volta che cambiano gli equilibri. In fondo, quale verità sto cercando? Non so più niente. So solo che sarebbe bello se il mondo
iniziasse a interrogarsi davvero sul contenuto delle tue parole di pace, Paolo. Ma qualche volta io dico, questo monastero resterà fino al ritorno di Gesù di Nazareth.